Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un'altra recensione di una telecamera interessante, perché di telecamere sinceramente me ne mandano di tutti i tipi, me ne propongono di tutti i tipi. Se sono di bassa qualità o comunque molto simili ad altre, evito di portare un prodotto inutile sul canale. Ma quando ricevo una telecamera molto interessante come questa EZVIZ C6 2K Plus, allora dedico del tempo a realizzare un video interessante. Magari non mi soffermerò tanto sugli aspetti tecnici, sullo spacchettamento, ve la farò vedere in modo veloce, ma mi concentrerò sulle sue potenzialità. È una telecamera che, se vogliamo, non ha nulla di così innovativo, è però una telecamera a 360 gradi, quindi si muove su due assi, si muove su se stessa in movimento circolare e l'obiettivo davanti va su e va giù. Dunque questa telecamera vi farò vedere che ha delle grossissime potenzialità a livello di riconoscimento di figura umana e di tracciamento della persona, perché riesce a seguirti in un modo veramente robe così fino a pochi anni fa erano riservate solo ad alta sicurezza o comunque a prodotti professionali. Ora, con una telecamera relativamente economica, abbiamo un software di riconoscimento sia delle figure umane che dei suoni che degli animali, perché vedrete che anche con gli animali in casa funziona benissimo. Insomma, abbiamo fatto passi avanti e portando una tecnologia molto utile alla portata di tutti. La apriamo veloce, vi faccio vedere cosa danno in confezione, vi faccio vedere come andrebbe montata e ci soffermiamo soprattutto sulle registrazioni che effettua per vedere effettivamente cosa riesce a restituire. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Bene, una volta aperta la confezione troviamo un po' di roba: manuale utente veloce con QR code per scaricare la guida completa, la dima con i fori che servono per tassellare o fissare questo che è il supporto da soffitto. La telecamera andrà agganciata qui sotto e resterà appesa a soffitto. 3 tassellini di dubbia qualità, ma per il peso che ha potrebbero anche andare bene. Un cavo da ben 4 metri micro USB, USB normale, alimentatore con porta standard e la nostra telecamera. Vedete, completamente sferica. Importante, porta per l'alimentazione, ma soprattutto abbiamo anche la possibilità di connetterla alla porta RJ45. Ovviamente poi in fase di accoppiamento nell'app potete anche riconoscerla con il wifi scansionando il QR code qua sotto. Telecamera che si muove su un asse e sull'altro asse. Qui sopra abbiamo lo slot con la porta per la micro SD, che in questo caso ho già inserito, una SanDisk da 64 GB che viene perfettamente supportata e il pulsante di reset. Ora possiamo aggiungere l'app EZVIZ nel modo che più preferiamo. Se non avete mai fatto l'aggiunta potete guardare l'altro video che avevo fatto della telecamera da esterno con pannello solare, e io andrò ad installarla bassa sopra un mobile, una posizione che ne limita la visibilità, ma vedrete che comunque avrà già delle ottime prestazioni. L'ideale però è attaccare a soffitto. Nella nostra app EZVIZ troveremo la cam C6 con, vedete, tutte le notifiche di tutte le registrazioni. Quando c'è l'omino vuol dire che ha rilevato una figura umana. Dentro l'app abbiamo tutte le impostazioni che riguardano la telecamera, quindi cliccando qua sopra sulle impostazioni abbiamo tutta la possibilità di attivare i rilevamenti intelligenti. Abbiamo il rilevamento di cambiamento dell'immagine che va a notificare modifiche sostanziali del tipo di visualizzazione che sta facendo la telecamera. Il rilevamento della figura umana, che una volta abilitato lavora assolutamente in modo automatico. Il rilevamento degli animali domestici, quindi funzione che possiamo attivare per monitorare solo il movimento degli animali. Io farò delle prove con un chihuahua abbastanza piccolo e riesce comunque a rilevarlo perfettamente. Rilevamento di suoni anomali, quindi se sentirà urla o forti rumori partirà con la notifica, e riconoscimento del movimento. Questo servirà perché andando davanti alla telecamera e facendo un movimento di questo tipo partirà una chiamata tra chi è davanti alla telecamera e il vostro smartphone quando siete via. Adesso abbiamo attivato il rilevamento degli animali domestici. Nelle notifiche abbiamo la possibilità di andare a modificare tutto quello che sono l'audio e la modalità di notifica. Questo sarà il tipo di suono o messaggio che emetterà la telecamera quando rileva movimento.
Qui abbiamo tutta la parte della notifica dei messaggi e ci viene anche notificato se il dispositivo va offline o viene quindi scollegato. Tutte le opzioni di visualizzazione, di correzione del colore o la possibilità di avere il nome del dispositivo o meno sulla registrazione, la possibilità appunto di capovolgere l'immagine se la montiamo a soffitto, possibilità di disabilitare o abilitare il LED sulla telecamera e qua tutto quello che riguarda il movimento della telecamera, quindi lo zoom automatico, il fatto che la telecamera ruoti per seguire il movimento, possibilità di fare delle calibrazioni e possibilità di avere questa funzione dell'immagine a 360 gradi, ma in questo caso bisogna aggiungere dei sensori. Il cloud che non stiamo usando è la gestione della memoria. Vedete che in questo caso abbiamo una memoria da 64 GB che garantisce oltre un mese di registrazioni. Qui sotto abbiamo tutte le modalità per scattare un'istantanea, registrare. Queste due funzioni memorizzano quello che fotografate o registrate sullo smartphone, possibilità di comandare a mano la telecamera, possibilità di fare una chiamata bidirezionale. Brando? Adesso il cane mi ha sentito perché alza le orecchie, ma non gliene può fregare di meno perché tanto sa che sono sotto. La disabilitiamo, possibilità di modificare la definizione da standard a Ultra HD, eccetera. Adesso, avendo attivato il rilevamento degli animali, proviamo a far svegliare il cane tirando magari sulle tapparelle e vediamo cosa succede. Ok, vedete che il cane si è svegliato perché ha visto che si alzano le tapparelle. La telecamera switcha dalla modalità notturna alla modalità diurna, cane che è mezzo assonnato e non si muove tantissimo. Ok, come avete visto sono riuscito a far muovere l'animale, il dispositivo l'ha rilevato perché vedete che qua sotto nelle notifiche abbiamo la faccina dell'animale che sta ad indicare appunto il rilevamento di un animale domestico. Ogni volta che verrà visto il vostro animale domestico, ad esempio, riceverete una notifica del genere dall'app ZViz che una volta aperta vi dà già anche l'anteprima dell'animale rilevato. Se avete anche uno smartwatch o una band tipo questa della Xiaomi, anche con l'app ZViz, se avete le notifiche abilitate, vedete che ricevo gli avvisi animale domestico. Altra impostazione importante che potete gestire nella vostra C6 è dal menu sicurezza, che troviamo qui, impostazioni di sicurezza, se abilitare o meno la crittografia video della telecamera. Vi ricordo che per utilizzarla con dispositivi ad esempio Amazon Echo bisogna lasciarla disabilitata, altrimenti non riuscite a vederla nel dispositivo. Alexa, mostrami telecamera cane. Ok. E voilà. Poi possiamo attivare o disattivare il microfono, in questo caso posso ascoltare o meno i rumori ambientali. La telecamera viene comunque riconosciuta col nome che aveva nell'app ZViz, ma dentro l'app di Amazon potete andare a modificare il nome, ad esempio chiamarla cane, per avere un comando più semplice e intuitivo. Ovviamente la stessa cosa potete farla anche nell'app ZViz. Un altro modo per visualizzare le vostre telecamere dall'app ZViz è usarla sul computer e non sul telefono. Se andate sul vostro motore di ricerca e scrivete ZViz Studio, vi si apre questo suggerimento, il primo che trovate, support.zvizlive.com. Dentro troverete varie applicazioni e vari programmi, tra cui ZViz PC Studio Software. Lo scaricate sul vostro PC, lo installate. Quando aprirete il programma per la prima volta vi chiederà di inserire le credenziali, email e password, le stesse che usate nell'app ZViz. Da quel momento in poi si collegherà in automatico e vedrete le vostre telecamere come dentro l'app. Quindi se selezioniamo la telecamera C6, che era già in produzione, abbiamo qua tutti i controlli che sono l'impostazione della qualità dell'immagine da Super HD fino a standard, la possibilità di controllare i movimenti qui sotto facendo uscire il joystick per muovere la telecamera manualmente, la possibilità di attivare o meno l'ascolto ambientale con la gestione dell'audio bidirezionale da remoto. Vuol dire che possiamo intraprendere una conversazione con chi è nell'inquadratura, ma soprattutto facendo accesso alla galleria abbiamo accesso a tutte le registrazioni. Vedete che in questo caso sto riprendendo una registrazione di questa mattina dove ho testato
come la telecamera segue la figura umana. Vedete che mi rileva e mi segue sia in ambiente molto illuminato che in ambiente poco illuminato, ma la stessa cosa la fa anche completamente al buio. Mi segue e mi mette a fuoco senza problemi, anche se mi sposto, anche se mi avvicino o mi allontano. Vedete che continua a seguirmi anche dietro il divano. Andando qui alla destra sul calendario possiamo aprire tutte le registrazioni fatte. Mi tiene più di un mese di registrazione. Se vado alle prime registrazioni, che possono essere tipo quelle dell'11 giugno, quindi di oltre un mese fa, se mi sposto qua sulla timeline dove ho tutti gli eventi dove ha rilevato dei movimenti, non distingue se sono di animale o di persona in questo caso, ma vedete che rileva senza problemi il cane che si è mosso, ovviamente registra anche l'audio, vedete che continua a seguirlo e a rilevarlo anche al buio senza nessunissimo problema. Vedete che riesce a seguirlo anche quando va per terra e diciamo che non lo perde d'occhio. Addirittura se scompare dietro il puff e ricompare dall'altra parte e continua a seguirlo, è una funzione che trovo veramente molto efficiente. Adesso qui mi sta facendo una marachella perché mi ha tirato giù le tende, perché gli piace grattarsi sopra, e io riesco a controllarlo. Ok, avete visto che si comporta molto bene in un sacco di situazioni. Secondo me, soprattutto per chi ha un animale domestico da tenere in casa, per 110 euro vi togliete tutti i pensieri e tutti i problemi del caso, ma per chi ha bisogno di metterla in ambienti anche da controllare, poi ovviamente vi ricordo che dove entrano estranei eccetera c'è tutto un discorso di privacy, di videosorveglianza che andrebbe segnalata, in alcuni luoghi non è consentita, se avete dipendenti dovete fargli firmare il foglio, insomma tutte delle normative al seguito, però messa in un punto alto, quindi montata a soffitto con la visione capovolta, allora lì sì che riesce a garantire veramente un controllo totale dell'ambiente. Insomma, varie tipologie di installazione, costa 110 euro su Amazon, la comprate oggi, vi arriva domani. Vi lascio tutti i link in descrizione. Io come al solito vi ringrazio, se il video vi è piaciuto un bel like, iscrivetevi al canale, importantissimo, ve ne sarei molto grato. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta del giovedì sera. Ciao da Massi Dattoli!